Inter Verona 2-1 ha scoperchiato definitivamente il vaso di Pandora, perché se c'era qualche dubbio fino a qui sul differente trattamento mediatico e forse non solo tra l'Inter e le altre squadre, io direi che questa partita in particolare abbia ormai tolto tutte le ultime incertezze davvero, perché a partire dalle dichiarazioni del direttore sportivo del Verona Sean Soiano in poi sto ascoltando e leggendo delle cose che mi fanno davvero pensare che non è solo una questione di basso livello di giornalismo che ha bisogno delle polemiche e di queste cose per vendere qualche copia in più e fare qualche click in più. Qui la cosa sta diventando veramente pesante, soprattutto in un momento delicato per l'Inter, e quindi questo mi fa scattare un ulteriore campanello d'allarme e la disparità di giudizio oggi per me è più che mai evidente. Per cui ci sarebbero veramente tante cose di cui discutere in questa partita, tante cose di campo in questo Inter Verona da analizzare, e lo faremo, ve lo prometto, ma lo faremo nei prossimi contenuti, perché prima bisogna doverosamente parlare di questo fuoco incrociato, come lo vogliamo definire, che c'è sull'Inter, che trovo vergognoso. Non ho altre parole, sinceramente. Quindi, innanzitutto, ben ritrovati e ben ritrovate, amiche ed amici passioni interisti, in questo nuovo episodio. Lasciate un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Questa volta vi chiedo anche di condividere questo episodio, fatelo girare, perché dall'Inter purtroppo, devo dire, o comunque la linea intrapresa ormai da tempo è quella che i dirigenti non parlano, la proprietà lo stesso, la proprietà che tra l'altro è lontana e poi essendo cinese è sempre stata trattata in maniera differente, lo sappiamo bene, i giocatori, l'allenatore per me non devono parlare, lo hanno fatto, ma lo hanno fatto in maniera per me rivedibile, un po' perché comunque non spetta a loro, almeno dal mio punto di vista, ma spetterebbe magari ai dirigenti in questi momenti parlare, un po' perché Inzaghi, quando ha provato a fare un po' il Mourinho, con tutto il rispetto, diciamo che in campo Inzaghi batte Mourinho, a livello comunicativo vince ancora il portoghese. E allora un paio di cose le voglio dire io, le vogliamo dire noi qui su Passione Inter, e quindi cerchiamo di fare gruppo questa volta da tifosi e cercare di analizzare tutto, perché così deve essere fatto. E partiamo innanzitutto da Soiano, che è la cosa che ieri subito nel post partita, ne stavo parlando nel club, mi ha infiammato parecchio. Il direttore sportivo del Verona, io vi consiglio di recuperare l'intervista, fatevi sempre una vostra idea, riascoltate le sue dichiarazioni, perché per me dice delle cose gravissime. Dice delle cose gravissime il direttore sportivo del Verona, e addirittura ho sentito alcuni giornalisti noti e importanti, almeno vengono così definiti, dire che Soiano ha parlato bene, che è stato un signore, che è stato molto preciso ed educato nelle dichiarazioni. Siamo in questo contesto, siamo in questo contesto. L'episodio sul quale ruota un po' tutto quanto è quello del 2-1 dell'Inter, dove Bastoni dà una spallata, sottolineiamo, lo ripetiamo, una spallata, non una gomitata a Duda, che cade a terra, guarda l'arbitro, poi protesta, si ributta a terra, si mette le mani in faccia dove non è mai stato toccato. Questa è la dinamica. Ricordatelo, perché poi ci torniamo. Fermo restando che poi, vabbè, ci torniamo su questo. Comunque, se ascoltate le parole di Soiano, tutto ruota principalmente attorno a questo episodio qua, e lui si presenta con il classico motto del non parlo mai degli arbitri, ma questa volta sono costretto a parlarne. Il classico modo con cui si presentano tutti, questa volta ne parla, c'è di mezzo l'Inter, guarda caso, ovviamente questa è una delle rare volte nella sua carriera in cui ne parla, e ne parla in una maniera che sinceramente io mi aspetto dei provvedimenti immediati e molto seri, perché da un direttore sportivo, da un dirigente che va in TV a fare queste dichiarazioni, non può essere lasciato passare, secondo me. Ripete più volte che si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti del Verona, soprattutto fa un'allusione ad un certo punto ad un qualcosa al di sopra del VAR che decide ancora di più. Io spero che in quel discorso lì si riferisca alla divinità della sua religione o a qualcosa di santità, ecco, perché altrimenti è un qualcosa di estremamente grave, accusare o alludere al fatto che ci sia qualcosa sopra il VAR che decide. Ma soprattutto c'è un passaggio in cui dice o c'è mancanza di rispetto oppure, e lascia un po' in sospeso. Oppure che cosa? Soiano, dici, che cosa c'è di questo oppure? Siamo curiosi, perché se vuoi parlare di malafede, fallo apertamente, non c'è bisogno di fare allusioni, non c'è bisogno di tirare il sasso e ritirare la mano, perché semini il dubbio ma non vuoi dirlo. Ma soprattutto, come mai proprio oggi semina questo dubbio? Perché proprio oggi in questa partita? Perché il direttore sportivo del Verona, dopo il pugno di Gatti a Djuric nella gara contro la Juventus, non va a parlare? Perché non lo va a commentare?
Io una possibile spiegazione ce l'avrei pure, perché da un lato il Verona è in una situazione disastrosa, cerca di fare la voce grossa per difendersi e per sviare un po' alla Mourinho, visto che lo citavo prima. Dall'altro lato l'Inter evidentemente è più facile da attaccare mediaticamente rispetto alla Juventus e non solo direi. Anche perché lo stesso identico discorso poi con parole diverse e con i congiuntivi esatti lo fa Vaciago su Tuttosport, un quotidiano che vabbè, sappiamo della Juventus praticamente scrive anche la frequenza con cui i calciatori vanno in bagno, per essere eleganti. Oggi questo quotidiano si dimentica, per esempio di scrivere che la Juventus dovrà risarcire le spese legali del caso Calciopoli alla FIGC e all'Inter, però dedica varie colonne al caso Inter Verona, parlando anche qui di malafede di fatto, comunque facendo un'allusione alla malafede, perché il discorso è lo stesso di Soiano, identico, parla anche di Inter che non ha bisogno di questi aiuti per vincere, questo è un po' il tono, e in prima pagina apre con campioni d'inverno, bruttissimo tra l'altro come titolo, dove fanno il gioco del fatto che l'Inter è campione d'inverno e ci mette in mezzo la parola VAR. Ma parlo di tutto sport, ma gli altri quotidiani non sono da meno, perché il Corriere dello Sport parla di VAR cieco e poi il resto nemmeno lo commento, nemmeno lo gli ho dato grande peso nella lettura sinceramente. La Gazzetta dello Sport invece, dove io continuo a sentir dire che la Gazzetta è pro Inter, vabbè, apro la Gazzetta oggi, parla di cima tempestosa, l'Inter che vince all'ultimo minuto, partita esaltante, si parla della polemica ovviamente e del primato in classifica sempre con quelle allusioni lì sugli episodi eccetera, ma poi vado a scorrere gli articoli e dentro è la fiera dello screditamento dell'Inter, di questa vittoria e del primato dell'Inter, l'Inter che fa 48 punti e lo aveva fatto solo in 2 precedenti in una stagione da record fino a qui con una sola sconfitta e quasi a punteggio pieno, leggo per 3 volte viene scritto gomitata di bastoni, quando la gomitata non esiste e lo ripeterò fino alla fine. È una spallata su cui Duda accentua come Busquets ai tempi del Barcellona, di Barcellona e Inter. Modalità molto simili e poi su questo vi dico un'altra cosa tra poco. Fa 3 volte riferimento alla vittoria dell'Inter col lato B, di fortuna. Quindi l'Inter vince così è fortunata, la vittoria della Juve col Monza invece era di carattere. Anche questo non mi torna. Per non parlare poi che tutta l'analisi della partita è sul caso Acerbi e Di Marco che festeggiano in faccia ad Henry e anche a me non è piaciuto molto quel gesto. Son cose che succedono nel campo, non dovrebbero succedere, non mi son piaciute, però perché mettere il focus su quello e passa invece in secondo piano che Henry, per esempio, ha ricevuto minacce e insulti da tifosi di le solite tifoserie, non da tifosi del Verona, pensate, da tifosi sapete a chi mi riferisco. E poi si parla del caso Arnautovic, eccetera, eccetera. Questi sono i temi sollevati in una partita in cui quindi vengono sottolineate note negative, non per esempio un Lautaro, anzi Lautaro lo sottolineo per dire che l'Inter dipendente da Lautaro. Frattesi fino a 2 giorni fa era un caso, adesso si parla solo perché l'Inter avrebbe photoshoppato per nascondere le mutande dopo l'esultanza. È una cosa che, vabbè, soffrirò di sindrome d'accerchiamento. Soffrirò di sindrome d'accerchiamento, non lo so, ma io la vedo solo con noi questa cosa. E allora voglio fare anch'io delle domande, le faccio a tutti e spero che arriveranno delle risposte. Magari spiegatemelo voi nei commenti se avete delle risposte, perché se questa è davvero la Marotta League, come dicono, l'Inter comanda gli arbitri e comanda tutto, come può essere convalidato il gol del Verona con il fallo su Arnautovic in partenza? Se l'Inter comanda tutto, quel gol come fa ad essere convalidato? Ma se una squadra è favorita dagli arbitri, com'è possibile che riceva un rigore contro al 100° minuto di una partita? In un rigore che poi si era parlato di non dare più rigorini, questo è meno di un rigorino per me. E dopo che tra l'altro in area, se vogliamo proprio guardarla tutta, il portiere del Verona si aiuta con le mani, trattiene Çalhanoğlu e anche quello allora andrebbe analizzato. Su un calcio di punizione che io non ho ancora visto un replay da dove è nato quel calcio di punizione, tra l'altro, su cui ho diversi dubbi, quel calcio di punizione che ha portato al rigore del Verona. Quindi se una squadra è favorita, queste cose le succedono? Io non credo, anche perché credo che l'Inter a naso abbia subito più rigori contro rispetto ad una Juventus che oggi si lamenta tanto. Juventus che gioca praticamente tutte le partite dentro la propria area di rigore, per ora rigori contro 0, eppure la squadra favorita è l'Inter. Poi aggiungo, per me quello su Arnautovic
in occasione del gol di Henry, quindi appena entra Arnautovic c'è questo contatto dove Marelli dice, poi dopo ci torniamo anche su Marelli, dice si sono trattenuti entrambi. Non è vero, perché Arnautovic è davanti, come faceva a trattenere all'indietro, vabbè. Comunque nel calcio che voglio vedere io, quell'intervento lì da cui poi nasce il gol del Verona non è fallo. Per me giocatori così grandi e grossi che lavorano in palestra tutti i giorni non possono cadere, devono rimanere in piedi per lo sport che vorrei vedere io. Però questo poi vale anche per Magnani, quindi che prende il fallo su Darmian, ma vale anche per Duda, quindi che prende la spallata, non la gomitata, da Bastoni. Quindi per me, attenzione, il grande problema è questo in realtà. Il grande problema è questa continua simulazione, questa continua ricerca dell'episodio ai raggi X. Questo è uno dei lati negativi del VAR, secondo me, che è diventato molto televisivo in questo, presta il fianco a queste cose qua, e la ricerca dell'espediente. Questa è la grande problematica da analizzare. È un grande problema perché se cerchi sempre l'espediente e non vieni sanzionato, ma vieni premiato, allora l'asticella della tolleranza si sposta sempre più in là. Poi dopo non ci si può scandalizzare se un gioco, un sistema di plusvalenze ti fa giocare il campionato e te lo fa anche vincere. Non ci scandalizziamo se poi queste cose non vengono più punite, perché tanto l'asticella si sposta sempre più avanti e chi dovrebbe essere punito invece viene premiato, sempre per via di questi espedienti. Detto questo, nel momento in cui fischi fallo su una ripartenza dell'Inter in contropiede 3 contro 2, io vi invito a riguardare quell'azione in cui l'Inter sta ripartendo e viene fischiato un fallo, non so dove lo abbiano visto, è vergognoso allora non fischiare quel fallo su Arnautovic. Quindi per me non sarebbero falli, ma nel momento in cui quello a favore del Verona lo fischi, io mi aspetto che allora tu abbia lo stesso metro di giudizio in un arbitro che poi ha perso totalmente la brocca nel finale, eccetera. Non commento Marelli, sinceramente, mi dispiace, con tutto il rispetto, per me non ha alcun valore il ruolo del commentatore arbitrale in TV, non lo ritengo affidabile come fonte. Tra l'altro, sulla partita di ieri sostanzialmente ha commentato tutti gli episodi contro l'Inter, quindi è tutto, abbiamo rubato, comunque siamo stati favoriti, ecco, in maniera netta, e quello di cui ci lamentiamo noi in realtà non dovremmo lamentarci. Questa è un po' la sintesi. Io vado in chiusura dicendo che il clima lo trovo molto tossico sinceramente, quindi invito tutti a prestare attenzione, e a prepararci a dover essere compatti comunque, perché del rigore di Darmian tutti d'accordo? Va dato? Okay. Se va dato, allora perché con la stessa dinamica Kier Pellegrini in quel famoso Roma-Milan non portò a questa decisione e non fu nemmeno così scandaloso l'episodio, non passò. Ma soprattutto si sta parlando tantissimo di Nasca, un'altra cosa molto grave per me. Oggi il VAR Nasca è finito nel mirino perché era il VAR di Inter Verona, è stato, leggo già che sarà sanzionato, che sarà retrocesso in Serie B probabilmente, ma era lo stesso VAR che era il VAR di Verona Juve, col pugno di Gatti a Djuricic di cui nessuno ha parlato, nemmeno Sogliano. Era lo stesso VAR presente in Juve Bologna, con il fallo di Ealing su Ndoye senza rigore, senza calcio di espulsione, e non successe nulla. Cioè, com'è che lì non fu sospeso, oggi che c'è di mezzo l'Inter, se ne parla, e se ne parla e dovrebbe arrivare la sanzione da quello che ho letto. Anzi, anche qui ieri, neanche 2 ore dopo la fine della partita, stavano già girando voci di sospensione dell'arbitro e del VAR, cioè con gli arbitri che stavano ancora sotto la doccia, già c'erano delle voci di sospensione che dovevano essere bloccati. Il messaggio che passa per me così è piuttosto chiaro in questo momento. Se favorisci la Juve, se fai un errore che va in favore della Juventus, è okay. Se sbagli contro l'Inter e fai un errore che favorisce l'Inter, sei punito. Questo è il messaggio che ne traggo io da queste decisioni. Io vi lascio con queste domande. Son curioso di sapere che cosa ne pensate voi. Vi faccio anche una richiesta di non farvi fregare da questo attacco mediatico, perché con ogni mezzo proveranno a incendiarci, o eventualmente, se non riusciranno a fermarci, comunque proveranno a screditare un'eventuale vittoria dell'Inter. Se l'Inter dovesse riuscire a vincere questo scudetto, porteranno avanti questa narrazione, e noi non cadiamo in questa trappola. Non serve, oggi questo discorso del dobbiamo essere sportivi non esiste, perché c'è qualcosa a livello di commento, di narrazione, che poi viene portata avanti dalle brigate rosso-bianco-nere, che è veramente tosto, e non dobbiamo cadere in questo gioco, almeno noi. Quindi compatti, attenzione, facciamoci un nostro giudizio, non nascondiamo sotto al tappeto dei problemi di campo che ci sono, ma li analizzeremo a parte. Oggi però secondo me era doveroso, visto che dalla società c'è questa linea a non parlarne, almeno noi la nostra abbiamo voluto dirla, per non dover sempre subire in silenzio. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate.
Se siete d'accordo oppure no con me. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per entrare a far parte della nostra grande community, dove ieri questa discussione è stata infiammata fino alla serata. Siamo stati in chiamata e di nuovo lunedì ne riparleremo chiaramente nell'appuntamento del lunedì, e continueremo tutti i giorni, visto che nel club l'attività è 24 ore su 24, 7 giorni su 7. www.passioneinter.club. Vi lascio anche un altro approfondimento, lo trovate in descrizione per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.